Ciao e benvenuti sul canale. Io sono Nick Feffo e qui parliamo di geocultura, cioè di come il territorio, la geografia e la storia influenzano i popoli e le società. In questo primo video parliamo di come vengono classificati i paesi del mondo. Quando guardiamo una mappa sembra tutto semplice, ma in realtà il mondo è più complesso. I paesi possono essere classificati in tanti modi diversi, in base all'economia, allo sviluppo umano, alla cultura, alla politica o alla posizione geografica. Capire queste classificazioni ci aiuta a non semplificare troppo la realtà. Quanti paesi esistono davvero? Una delle domande più comuni è: quanti paesi ci sono nel mondo? La risposta più diffusa è 193, cioè il numero degli Stati membri delle Nazioni Unite. A questi si aggiungono 2 stati osservatori, la Città del Vaticano e la Palestina. Ma allora perché a volte si sente dire 200, 205 o addirittura 210 paesi? Questo succede perché non tutti i territori del mondo hanno lo stesso riconoscimento internazionale. Esistono territori che si dichiarano indipendenti, hanno un proprio governo, ma non sono riconosciuti da tutti gli altri stati. Alcuni esempi sono Taiwan, Kosovo o altre entità con status politico speciale. Inoltre esistono territori d'oltremare, regioni autonome, dipendenze amministrative. A seconda che questi territori vengano considerati paesi oppure no, il numero totale cambia. Ai continenti. Un altro modo molto usato per classificare i paesi è la divisione per continenti. Vediamoli uno per uno in modo chiaro e riassuntivo. America del Nord. L'America del Nord comprende i paesi che vanno dal Canada fino a Panama. Include 3 grandi stati: Canada, Stati Uniti e Messico, e i paesi dell'America centrale e dei Caraibi. È un continente molto vario. Troviamo alcune delle economie più forti del mondo, ma anche stati più piccoli e fragili. Dal punto di vista culturale, è un mix di influenze europee, indigene e africane. America del Sud. L'America del Sud si estende dal Venezuela fino all'Argentina e al Cile. È caratterizzata da una forte identità culturale, legata alla lingua e alla storia coloniale. È un continente ricco di risorse naturali, con grandi città, ma anche forti disuguaglianze sociali. La geografia, tra Amazzonia, Ande e pianure, ha influenzato molto lo sviluppo dei paesi. Europa. L'Europa è uno dei continenti più piccoli, ma con il maggior numero di stati in proporzione. È politicamente molto frammentata, ma allo stesso tempo fortemente interconnessa. Qui troviamo paesi con storie millenarie, culture molto diverse e livelli di sviluppo generalmente alti. L'Unione Europea è un esempio di cooperazione tra stati, ma non include tutti i paesi europei. Africa? L'Africa è il continente con più paesi al mondo. È anche uno dei più diversi dal punto di vista culturale, linguistico e geografico. Molti confini africani sono stati tracciati durante il periodo coloniale, senza tener conto delle popolazioni locali. Questo ha creato, in alcuni casi, tensioni e instabilità che ancora oggi influenzano la politica del continente. Asia. L'Asia è il continente più grande e più popoloso del pianeta. Comprende realtà molto diverse, dal Medio Oriente all'Asia orientale fino al sud-est asiatico. Qui convivono alcune delle civiltà più antiche del mondo e sistemi politici molto differenti. È anche il continente dove le differenze economiche e culturali sono più evidenti. Oceania. L'Oceania comprende l'Australia, la Nuova Zelanda e numerosi stati insulari del Pacifico. È il continente meno popolato, ma con culture uniche e territori spesso molto isolati. Molti paesi dell'Oceania devono affrontare problemi legati al clima e all'innalzamento del livello del mare. Antartide. L'Antartide è un caso a parte. Non appartiene a nessun paese, non ha stati né popolazione stabile. È regolata da accordi internazionali ed è destinata principalmente alla ricerca scientifica. È un esempio di cooperazione globale. Quindi, come abbiamo visto, il mondo può essere classificato in molti modi diversi. Nessuna classificazione è perfetta o definitiva. Capire queste differenze è il primo passo per studiare davvero la geocultura. Prima di chiudere, però, voglio dare un consiglio. Se vi interessa conoscere il mondo attraverso l'esperienza diretta, seguite anche creator competenti, come Human Safari, che racconta popoli e culture viaggiando e osservando sul campo. Iscriviti. Solo l'8% di voi è iscritto veramente. Guarda i video. Iscrivetevi.